l'idea è provare il KTM 990 del 2010 di Fabrizio Adventure. Devo capirmi, oh madonna, madonna che alta che è, sti cazzi che alta che è, troppo, madonna che roba strana. Ok, ma un cazzo di elettronica. Però stranissima, veramente stranissima. Cioè praticamente è dura come il muro, veramente cazzo, ha delle sospensioni pazzesche. Vabbè, grazie al cazzo, sta moto qui è un'altra roba. Che roba ragazzi, stranissima, stranissima, non so ancora le caratteristiche, dopo chiediamo a Fabrizio, so solo che ha doppio scarico atra completo, che fa un rumore senza senso, non so quanti cavalli abbia, dopo gli chiediamo, è un 2010 quindi c'ha cerchio da 21 all'anteriore, monta delle gomme tassellate, però un po' stradali mi pare, mi ricorda tantissimo l'Africa Twin che ho provato di Mirko come impostazione, però questa è ancora più stretta sulle gambe, proprio in piedi, è veramente una figata in piedi, hai tutto sotto mano, le pedane sono comode, in piedi si sta veramente bene, hai il pedale del freno è in ottima posizione anche in piedi, quindi veramente tantissima roba, tantissima roba, tantissima roba. Il freno dietro frena da Dio, ecco, forse mi piacerebbe avere una frenata anteriore un po' più aggressiva per come sono abituato io, per l'uso stradale, probabile che per l'uso fuoristradistico, che è l'uso che ne fa prevalentemente Fabrizio, la moto va bene così. A few moments later. Bene, Andiamo? devo andare piano che abbiamo le gomme Sì, infangate. esatto. Ok, non perché abbiamo fatto sterrato, perché con questa sullo sterrato mi ammazzo. Poi ti manca la terra sotto i piedi, ok. Vai, piano. Adesso sentirai mille robe che ti sbattono sotto, che sono i pezzi di fango che saltano dalle ruote. Ok. Accostati che così passa sto pannino. Sì, ho visto, sì. Vai, Gesù, Giuseppe e Maria. Oh, però adesso ci sei anche tu nell'audio. Esatto, finalmente posso dire anche la mia. Esatto, no bestemmie, mi raccomando. No, parleremo in maniera corretta in italiano più che perfetto. Esatto. Senza cadenze. Esatto. No, senza cadenze no, dai, ci sta, cazzo. Allora senza cadute. Esatto, non tutto senza cadute. Ok. C'era una volta un KTM 990. Esatto. Del 2010. Versione R come RRR, che è il rumore che fa la moto. Esatto. 115 cavalli di fabbrica, altezza da terra delle sospensioni 265 mm, nessun tipo di controllo, nessun tipo di aiuto, nessun tipo di niente. La moto fa quello che dici tu, quando sai quello che dirgli, quando non sai quello che dirgli fa quello che dice lei. Esatto. Quindi può anche decidere di toglierti la vita. Esatto. Come dicevamo prima. Esatto, che ti spegne la vita il controllo. Esatto, cioè dice che controlli puoi spegnere su quella moto? Ti può spegnere la vita. Esatto. E niente, detto questo, io ho modificato alcune cose per renderla un po' meglio, diciamo, e quindi ho apportato una sostanziale modifica alle sospensioni davanti, cambiando le molle e mettendole
più rigide, quindi sono passato da 45 Newton a 70 Newton, il che si traduce in una moto molto più precisa davanti, molto più ignorante. È una sorta di carro armato, tipo il treno che c'è davanti, il rompi, sì, non è un treno, è una barca rompighiaccio, una nave rompighiaccio. Cioè, quello che dovunque passi distrugge. Sì. E in più si tramuta in un assetto un po' più rigido che ti permette di avere una guida anche su strada molto migliore, perché eviti che la moto affonda, che prima era una roba proprio ingestibile, proprio dato anche dal fatto che comunque è alta 2,65, quindi hai un effetto barca incredibile. Infatti per strada le sospensioni sono una figata. Sì. È stabile, non affonda né davanti né dietro, né davanti quando freni né dietro quando acceleri, è precisa, come dicevo prima, tutti mi dicono che col 21 per strada non sei preciso, ma a vedere come si andava ieri Sì. sembrava preciso. Assolutamente. Sì. Sicuramente il fatto di aver modificato tutta, diciamo, in un certo senso la ciclistica ha veramente reso la moto molto più guidabile. In più ho anche aggiunto una piastra di sterzo con ammortizzatore di sterzo rotativo, con tanto di riser aggiuntivi, manubrio con piega più alta, che si tramuta in una guida in piedi che è assolutamente uno spettacolo. Sì, infatti è bellissimo in piedi. E in più l'ammortizzatore di sterzo ti aiuta tantissimo, perché anche quando vai a fare sterrato, che esci di curva e affondi con l'acceleratore, aveva un effetto proprio spacchettamento che era una roba indescrivibile, sembrava un pesce che scoda per scappare via. E invece adesso riesci tranquillamente a uscire di curva anche con una bella derapata totale, ma tutta controllata. Sì. Queste infatti le curve calzate in piedi sono atomiche. Sì, ma guarda, io personalmente molte volte preferisco guidarla in piedi che guidarla seduto, ma anche quando sta su strada. Cioè, in piedi è la morte sua. Sì. E poi lo scarico del doppio Krapovic. È il doppio Krapovic con centralina dedicata, che diciamo che gli dà quella verve in più che comunque non ne aveva bisogno, perché è una moto veramente ignorante, cioè potenza da vendere, c'ha una coppia pazzesca. Però ecco, insomma, questa KT, questo 990 aveva il problema che avendo le marmitte sotto la sella, quelle originali con tanto di catalizzatori scaldavano, che era una roba indescrivibile. Quindi i catalizzatori? Sì, lì su quella lì non ci sono né catalizzatori né DB killer, diciamo è uno scarico aperto diretto. E si sente. Sì. Si sente comunque anche la prontezza del cilindro, che cavoli, è veramente molto bello. Il basso è fantastico. Sì. E poi, come dicevo anche prima, l'effetto on-off piace tantissimo. Sì, lo devi girare a tuo favore, perché se lo giri a tuo sfavore è un problema. E per strada ci si diverte assolutamente, cavoli, come la moto normale, dai, alla fine, ripeto, il 21 è una figata. Dietro cos'è il 150? Dietro c'è, 150-70 raggio 18. Che monta adesso ai su le Scorpion Rally FTR, che sono incredibili. Sì, fanno paura. Fanno veramente paura, ragazzi. Vengono come le mie, vengono come le Scorpion Trail, ma sono un po' tassellate, quindi esatto. Comunque se devi fare qualcosa lo puoi fare. Sì. Non fango come abbiamo visto prima. No, non il fango, ovviamente ti permette di avere, diciamo, la possibilità di andare a fare qualche giretto fuori strada normale, ma ovviamente hanno il loro limite, e in più comunque per farle lavorare un po' meglio sullo sterrato devi abbassare la pressione. Sì, certo. Perché se no non c'hai per niente aderenza, in più ogni minima asperità la senti tutta. In più qui le strade sono veramente adeguate a una guida un po' sopra al limite, diciamo. Sì. Mamma mia.
decisamente, ma è una moto... Non si vive di sulla strada, no? No, guarda, no, ma per un semplice motivo, perché prima o poi, a meno che veramente non decidi di fare 800 milioni di chilometri al giorno, ma prima o poi se giri intorno a dove abiti, le strade asfaltate te le finisci, diciamo, cioè nel senso Sì. stai sempre lì. No, poi non solo, devo dire che dopo aver provato un po' hai la stessa soddisfazione con molto meno, nel senso che per essere soddisfatto con una casa stampo devi fare, almeno io devo fare 500-600 km. Certo. Che è una follia. Lo so. Mentre invece se fai lo sterrato Se fai lo sterrato e hai anche la fortuna di abitare in posti dove appena esci di casa c'hai parco giochi infinito, sì. ti permette di avere una varietà di strade differenti da fare e magari non ti devi spostare manco chissà quanto e passi almeno 3-4 ore di divertimento puro. Quella è anche la tua fortuna in questo momento, che abiti in un posto così. Da noi sai che è più difficile, no? Sì. A Padova, allora. Cioè stanno i colli ma ti ammazzano e ti sparano con la lupara se vai in giro. No, qui non succede questo, non abbiamo detto in che posto sto, però... San Benedetto, ok, San Benedetto. San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto e non solo, ovviamente tutta la parte dell'entroterra, diciamo, del Piceno, delle Basse Marche. Che è l'ombelico del mondo. Esatto, è strapieno di sentieri, stradine, mulattiere, di tutto e di più. Ora basta anche che mentre cammini su questa strada vedi quante cazzarola di stradine partono sui bordi che vanno all'interno della foresta e ti portano veramente dappertutto. E in più ti posso dire che mi posso ritenere fortunato anche per l'aspetto puramente asfalto che... Sì, madonna, già ieri capannelle, Sì. campo imperatore. Sì. E l'altro giorno ho fatto, ero un po' più in alto, ma tra Bari, Sapiola. Sì, ma anche oggi che stiamo girando alla parte dei colli, veramente le strade. Cos'altro possiamo dire della moto? Dicevamo che è la versione più simile a quella che usavano per la Dakar. Sì, diciamo che è l'ultima versione che hanno fatto, diciamo è una versione fine serie per spingere ancora la vendita del 990. È sicuramente riconoscibile dalla colorazione, che è solo quella, cioè nera con freggi bianchi e arancio con il telaio arancione, che è solo... È bellissima comunque. Sì, è una figata. Fantastica, sì. Ed è la versione R è solo così. Io in più ho aggiunto parafango alto davanti, perché se vai a fare sterrato con il fango, cosa che già mi è accaduta, rischi di distruggere tutto ed è una bella spesa, perché tra parafango e tutta la cablatura del contachilometri partono 350-400 euro. Certo. E quindi invece con il parafango alto stai tranquillo, perché ovviamente non succede niente. E in più vabbè ho aggiunto dei paracarena laterali, perché ovviamente se fai sterrato è più che normale che la moto la butti a terra. La freccia, Fabrizio. Sì, scusa. E anche dei paracarena posteriori, per evitare di distruggere le carene posteriori. I difetti sono, uno è anche il suo pregio, cioè l'altezza, no? Dicevamo. Sì, se non sei abbastanza alto. Scusa se ti interrompo, in teoria saremmo arrivati a un ristorante. Ok, mamma mia. Sì. No, ti dicevo, sì, i difetti sono l'altezza, che è una moto molto importante, è una sorta di cavallo. Sì, un cavallone, sì. E quindi se non stai abbastanza attento rischi di cadere a terra. E l'altro difetto è il consumo. Il consumo è praticamente una petroliera, cioè nel senso che è una moto che spinge tanto, ma ovviamente per farla spingere così tanto necessita di bere tantissima benzina, quindi quando la metti sotto stress fa tranquillamente 10 al litro. Sì. Ma per il resto poi è normale che se bello vuoi apparire un po' devi soffrire. Esatto.
Nel frattempo siamo arrivati a questo fantastico ristorante che spero che ci darà da mangiare, non sia pieno, e potremmo mangiare dell'ottimo tartufo. Ah, attenzione. Tanta roba. Sì, beh, è periodo. Tanta roba. Vabbè, e io direi che per questo video possiamo chiuderla qui e ci andiamo a mangiare. Esattamente, beh, è anche ora. Sì.